Eh già ragazzi, devo correre ai ripari. Mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi perché anche nel mio orto, come immagino in tutti gli orti invernali, è arrivata la cavolaia. Quindi andremo a capire un attimino cos'è, ma soprattutto come combatterla. Ragazzi, io mi preparo e ci vediamo subito dopo la nostra sigla. Ciao! Allora ragazzi, bentornati su Green Italy. Io sono Claudio e come vi ho detto nella intro oggi parliamo di cavolaia. Che cos'è? Allora, do per scontato un po' che la si conosca perché veramente esistono due tipi di ortolani. Quelli che non hanno ancora avuto la cavolaia ma che l'avranno e quelli che ce l'hanno avuta, quindi c'è poco da fare, prima o poi la cavolaia arriva, perché dove ci sono brassiche, dove ci sono cavoli, broccoli, quindi la maggior parte degli ortaggi invernali ci sono anche le cavolaie. Allora, cosa sono le cavolaie? Che cos'è la cavolaia? Allora, la cavolaia è un insetto massicatore, in un certo senso è una farfalla, anche una bella farfalla, una farfalla bianca che però nella fase embrionale, quando è ancora bruco, crea non pochi danni alle nostre coltivazioni. Allora, obiettivamente io provo a evitare qualsiasi tipo di trattamento perché non sono io a decidere sulla sorte di un povero insetto, ma capite bene, quando il raccolto è a rischio non si può fare a meno di intervenire. Vi faccio vedere per esempio alcune delle foglie che sono state colpite diciamo pesantemente. Quindi vedete la foglia, guarda, questa ve la faccio vedere da vicino, la foglia è completamente mangiata, quindi con una foglia in questo stato non si riesce ad attivare il processo di fotosintesi, ok? E quindi non solo il raccolto è compromesso, ma la pianta diciamo tende nel giro di poco tempo anche a morire. Questo tipo di problema tra l'altro se la pianta è ancora poco sviluppata è ancora più forte e anche dannoso, e questo perché la giovane piantina che ha magari meno foglie, quindi un apparato fogliare meno sviluppato, se viene danneggiata da subito viene compromessa in maniera definitiva. Quindi qui diciamo possiamo ancora sperare di riuscire. Come fare a capire che abbiamo la cavolaia? Direi che è anche un pochino scontato perché vediamo nell'orto tantissime farfalline bianche che svolazzano nell'aria appoggiandosi qui e lì sulle foglie, proprio perché sulle foglie vanno a depositare le loro uova. Anzi, approfitto e ve le faccio vedere perché se guardiamo la pagina inferiore della foglia noteremo non solo questi bruchini, ok, ma noteremo la disposizione di queste piccole uova che poi formeranno pian piano la larva di cavolaia. Quindi come intervenire? Ve lo spiego immediatamente. Allora, eccoci qua, spero che mi si senta bene perché ho avuto qualche problema col microfono, avevo girato tutta la puntata e poi non si sentiva nulla, quindi riparto da zero sperando di essere tra l'altro più preparato. Allora ragazzi, oggi vi volevo proporre due soluzioni. Allora, una veramente è molto efficace, anch'io ho utilizzato da tempo il Bacillus thuringiensis, è diventato famoso non solo perché è completamente naturale, è un batterio che tra l'altro va a agire solo sui nostri insetti masticatori, quindi evitando quindi gli insetti utili, ape, coccinelle o quant'altro, ma perché è veramente molto efficace. Come funziona? Questo batterio sporigeno si vede solo al microscopio, quindi un qualcosa di piccolissimo. E una volta che viene distribuito sull'apparato fogliare e viene ingerito dall'insetto masticatore di turno, gli provoca delle lesioni del tratto intestinale perché questi cristalli vanno a lacerare l'intestino dell'animale che da lì a poco tempo muore. Quindi agisce non a contatto ma per ingestione. Solo che da quello che so io da alcuni anni a questa parte è necessario il patentino, e quindi visto che qui parliamo di orto ma soprattutto di orti hobbistici e molti di voi non hanno il patentino,
mi sembrava opportuno darvi la seconda soluzione, tra l'altro veramente molto ma molto efficace. Allora ragazzi, parliamo del litotamnio. Che cos'è? Anche questo è un prodotto di origine però vegetale, si trova sotto forma di farina di questa alga rossa che si trova nei mari della Gran Bretagna, ok? Quindi nella parte alta. Come funziona? Funziona un po' come la zeolite, quindi quando noi andiamo a distribuire questa farina sull'apparato fogliare, il nostro amico insetto masticatore, tra l'altro si vede anche qui benissimo nella foto della confezione, diciamo viene infastidito, quindi questa patina sempre cristallizzata va a creare delle lacerazioni all'apparato boccale. Quindi cosa succede? Non solo evita appunto il propagarsi della cavolaia, ma evita l'ovodeposizione. Quindi dopo un po' di giorni che l'abbiamo utilizzato vedremo subito i suoi benefici e quindi i nostri amati insettini si allontaneranno velocemente dalla nostra pianta, lasciando libero il raccolto. Ma tra l'altro, formato per circa l'80% da calcio, ha degli effetti benefici sulla pianta, quindi può essere utilizzato come fitostimolante, aumenta le difese immunitarie della pianta e soprattutto può essere anche utilizzato per correggere pH troppo acidi sul terreno. Ha un costo, quindi io in questo caso lo utilizzo per questo motivo qui, quindi per andare a allontanare la cavolaia dal mio orto. È importante distribuirlo ogni 5, 7, 10 giorni, vedete voi, dipende naturalmente dalla gravità dell'infestazione che abbiamo e soprattutto anche dalle piogge. Quindi se noi lo andiamo a distribuire e dopo 2 minuti viene l'acqua, insomma capite bene che dobbiamo farlo agire. Tra l'altro stavo dimenticando come distribuirlo. Allora andate sempre a vedere le istruzioni che vi vengono fornite, per cui qui si parla di 40 grammi per litro. Io dovendo andare a trattare le piante dovrò fare adesso tanti trattamenti. Mi raccomando, quando lo utilizziamo mettiamoci una mascherina, perché è veramente una farina molto fina e potrebbe essere inalata, quindi usiamo un pochino di protezione, nonostante questo tipo di prodotto non abbia nessuna controindicazione né per l'uomo né per gli animali, quindi va a colpire solo gli insetti masticatori. Ragazzi, spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta, spero tra l'altro di avervi detto tutto, di averlo fatto in maniera esaustiva. Fatemelo sapere nei commenti e se qualcuno di voi utilizza degli altri metodi condividiamoli, quindi scrivetemeli sempre lì nei commenti. Qualora non l'aveste già fatto, necessariamente vi consiglio di iscrivervi al canale, perché parliamo di 2 argomenti di attualità che riguardano l'orto, l'agricoltura, un po' poco di giardinaggio, però ragazzi io sono concentrato nell'orto, per me è la mia passione e il mio lavoro. Dai, non mi dilungo ulteriormente e noi come sempre ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!